Ciao ragazzi e benvenuti o bentornati sul canale di Tyrell Academy. In uno degli scorsi video abbiamo parlato della JForex, spiegato quali sono i suoi punti di forza e perché l'abbiamo scelta come una delle piattaforme per la nostra operatività automatica. Alla fine del video ci siamo poi lasciati con il proposito di approfondire i broker che mettono a disposizione questa piattaforma. Per cui oggi vedremo con quali intermediari è possibile lavorare utilizzando la JForex e ne analizzeremo i vari aspetti. La JForex, se paragonata alla famosissima MetaTrader, almeno in Italia è una piattaforma ancora poco diffusa e anche per quanto riguarda i broker non sono moltissimi quelli che la adottano. Di fatto i principali broker che offrono la piattaforma sono due, Dukascopy, che ne è lo sviluppatore, e Tier 1 FX. A questi se ne aggiungono altri 5 che hanno un accordo di partnership con un programma di white label con Dukascopy e sono Dukascopy Europe, Dukascopy Japan, NSFX, Blue Orbit Bank e MT Bank. In questo video ci concentriamo solamente sui due broker principali, lasciando gli altri per degli approfondimenti successivi. E cominceremo fornendo alcune informazioni di carattere generale sul broker, dopodiché parleremo degli aspetti legati alla sicurezza e alla trasparenza, per poi analizzare le tipologie di conto. Vedremo quindi su quali strumenti finanziari è possibile operare e quali profili commissionali vengono proposti. Infine dedicheremo una breve parentesi agli aspetti fiscali e al servizio clienti. Bene, dopo questa premessa è finalmente il momento di cominciare partendo da Dukascopy. Dukascopy, o meglio Dukascopy Bank, è una banca e un broker fondato nel 2004 da un gruppo di banchieri e trader con sede in Svizzera a Ginevra. Dukascopy è un broker di tipo ECN specializzato nel trading online ed in particolare sul Forex e CFD. Inoltre, avendo licenza bancaria, fornisce servizi bancari e finanziari sia ai clienti privati che istituzionali, attraverso soluzioni tecnologiche di proprietà. Dukascopy Bank possiede interamente Dukascopy Europe, società di brokeraggio con licenza europea con sede a Riga, e Dukascopy Japan, con sede a Tokyo. Inoltre, oltre alla sede centrale di Ginevra, Dukascopy ha uffici a Dubai, Riga, Kiev, Mosca e Hong Kong e attualmente impiega oltre 300 dipendenti. Per quanto riguarda la sicurezza, Dukascopy Bank è un broker regolamentato dall'Autorità Federale di Vigilanza sui Mercati Finanziari FINMA, sia come banca che come società di intermediazione immobiliare, ed è quindi soggetto a rigidi requisiti di sicurezza e trasparenza, il che lo rende un broker estremamente sicuro e affidabile. Inoltre, Dukascopy è membro dell'Associazione Svizzera Bancaria e partecipa al servizio di protezione dei depositi fino a 100.000 franchi svizzeri. Il broker offre anche la protezione dei fondi dei clienti, i quali sono tenuti in conti segregati presso le banche svizzere e, sempre in tema di sicurezza, utilizza una crittografia avanzata per proteggere le informazioni degli utenti. Dal punto di vista della trasparenza non c'è davvero nulla da dire. Come abbiamo già detto, Dukascopy è un broker ECN con esecuzione automatica degli ordini, il che significa che non manipola in alcun modo i prezzi delle quotazioni, ma offre i migliori prezzi bid-ask mettendo in competizione i vari fornitori di liquidità che costituiscono il mercato interbancario. Oltre a questo, Dukascopy mette a disposizione sulla JForex la profondità di mercato che mostra la liquidità disponibile per i vari livelli di prezzo e fornisce le quotazioni storiche di ogni tick per diversi anni. Infine, il sito web di Dukascopy è davvero ricco di informazioni, sia per quanto riguarda la società stessa che per i servizi che offrono, per cui vale sicuramente la pena guardarlo per conoscere bene il broker. Relativamente ai conti di trading, la procedura adottata da Dukascopy Bank per l'apertura dei conti è totalmente online e richiede solamente pochi minuti. Consente l'apertura di conti con 23 valute diverse ed è richiesto un deposito minimo di $1.000. Relativamente alle leve finanziarie, essendo Dukascopy un broker svizzero e quindi non soggetto alle restrizioni imposte dall'ESMA, consente l'apertura di conti di trading con leva fino a 200. Inoltre Dukascopy mette a disposizione conti demo personalizzabili
con i quali è possibile provare la piattaforma e aprire operazioni sui mercati senza rischiare denaro. Relativamente ai costi di gestione e mantenimento del conto, aprire, mantenere e chiudere un conto con Dukascopy non comporta alcun tipo di costo. Gli strumenti finanziari messi a disposizione da Dukascopy sono moltissimi. Oltre all'immancabile Forex, per il quale sono disponibili oltre 100 copie valutarie, è possibile operare su CFD con sottostanti i principali indici azionari, 3 titoli obbligazionari, una dozzina di commodities, 18 diverse criptovalute e moltissimi ETF e titoli azionari. L'offerta del broker è quindi davvero molto ampia e periodicamente viene aggiornata con l'aggiunta di nuovi strumenti finanziari. Da considerare però che non sono disponibili future o opzioni. Il piano commissionale di Dukascopy è altamente competitivo e trasparente. L'aspetto interessante è che le commissioni si riducono sia all'aumentare del volume scambiato che del capitale depositato. Il tutto è ampiamente dettagliato sul sito del broker, ma per farvi un esempio, per un lotto scambiato sui cross valutari si passa da una commissione massima di 3,5 dollari fino alla minima di $0,5. Attenzione però se operate sui CFD che hanno come sottostante gli ETF o le stocks. Per questi strumenti il piano commissionale è diverso e ha importi piuttosto importanti, per cui fate le dovute verifiche. Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, non avendo sede in Italia, Dukascopy Bank non agisce da sostituto di imposta, come del resto qualsiasi broker specializzato su Forex e CFD. Per cui il cliente che apre un conto di trading con il broker dovrà adottare il regime dichiarativo facendosi carico dell'elaborazione dei dati da inserire nella dichiarazione dei redditi. A supporto di questo, tuttavia, la documentazione online messa a disposizione per ogni conto di trading è molto completa e permette la raccolta dei dati in modo agevole e veloce. Il servizio clienti Dukascopy Bank è disponibile 24 ore su 24, 5 giorni a settimana, tramite chat online, mail o telefono. Inoltre, per esperienza personale posso dire che è molto efficiente e disponibile. In alcuni casi ho dovuto aspettare qualche giorno, ma ho sempre ricevuto una risposta. Per finire, Dukascopy dà accesso gratuitamente a tantissime fonti formative e informative, sia attraverso il loro sito che la Dukascopy Community e la Dukascopy TV, e anche tramite video e live su YouTube. L'unico svantaggio è che il materiale disponibile in lingua italiana è molto ridotto. Molto bene, ora che abbiamo analizzato le principali caratteristiche dei Dukascopy, passiamo al secondo broker che mette a disposizione la JForex, ovvero Tier 1 FX. Tier 1 FX è un broker fondato nel 2013 a Malta e fa parte di Hog Capital, una società di investimento sempre con sede a Malta con licenza di classe 2. Tier 1 FX è un broker di tipo DMA, ovvero che permette a investitori e trader l'accesso direttamente al mercato e fornisce servizi di brokeraggio sia alla clientela retail che a quella istituzionale. In merito a questo, Tier 1 FX si definisce una boutique finanziaria, dal momento che, grazie alla sua struttura compatta, se confrontata ad altri player del settore, fornisce un servizio di alta qualità e adattabile alle necessità dei clienti. Tier 1 FX è un broker regolamentato dalla MFSA, l'ente di controllo maltese per i servizi finanziari, gode di passaporto europeo in accordo alla MiFID II ed è registrato in diversi paesi della comunità europea, tra cui l'Italia tramite la Consob, la Germania e la Francia, il che lo rende un broker estremamente sicuro ed affidabile. Tier 1 FX partecipa e contribuisce al piano di indennizzo degli investitori basato sulla direttiva europea EU 97/9, che prevede un indennizzo fino a 20.000 euro in caso di difficoltà finanziarie o fallimento della società di brokeraggio. Infine, i fondi dei clienti sono detenuti in conti segregati presso istituti bancari qualificati ed approvati in accordo alle leggi di Malta e ai regolamenti MiFID e MFSA. Dal punto di vista della trasparenza, il broker Tier 1 FX è del tutto analogo a Dukascopy. Utilizzando infatti la JForex, appoggiandosi allo stesso mercato interbancario del broker svizzero, Tier 1 FX mette a disposizione la tabella con la profondità di mercato e tutte le quotazioni storiche per ogni tick.
Inoltre Tier 1 FX è un broker DMA, il che significa che dà quindi accesso diretto al mercato interbancario senza fare da controparte ai trader e senza intervenire in alcun modo sui prezzi di quotazione degli strumenti. Per finire, anche il sito di Tier 1 FX è ricco di informazioni sia per quanto riguarda la società che le condizioni di trading, per cui vale la pena dargli uno sguardo per conoscere meglio il broker. Relativamente ai conti di trading, la procedura adottata da Tier 1 FX per l'apertura dei conti è totalmente online e richiede pochi minuti, analogamente a quanto avviene con Dukascopy. È possibile aprire il conto in 4 diverse valute, ovvero euro, dollari statunitensi, sterline e franchi svizzeri, ed è richiesto un deposito minimo di 1000 euro. Infine, per quanto riguarda la leva finanziaria, essendo Tier 1 FX un broker maltese e quindi soggetto alle restrizioni imposte dall'ESMA, permette l'apertura di conti con leve diverse a seconda della categoria di cliente. Per i clienti retail è limitata al valore massimo di 30, mentre può arrivare fino a 100 per i clienti professionali. Come Dukascopy, anche Tier 1 FX mette a disposizione conti demo personalizzabili con i quali è possibile provare la piattaforma e aprire operazioni sui mercati senza rischiare il proprio denaro. Per quanto riguarda i costi di gestione e mantenimento del conto, aprire un conto con Tier 1 FX non comporta alcun tipo di costo, a meno dei prelievi che hanno un costo di 15 euro, per cui non proprio basso e sul quale bisogna fare attenzione. L'offerta di strumenti finanziari messa a disposizione da Tier 1 FX è ampia, ma ridotta rispetto a quella di Dukascopy e non comprende i CFD che hanno come sottostante gli ETF, i titoli azionari e obbligazionari. Inoltre l'elenco di commodities e criptovalute a disposizione è più limitato. Nonostante questo è possibile operare su un ampio numero di cross valutari, oltre ai metalli preziosi e agli indici azionari. Infine, anche con Tier 1 FX non è possibile operare su future e opzioni. Per quanto riguarda le commissioni legate all'operatività, Tier 1 FX propone un piano commissionale altamente competitivo e trasparente, con commissioni fisse per l'apertura e la chiusura di ogni posizione. A differenza di Dukascopy, Tier 1 FX propone un piano commissionale fisso e non variabile in funzione del volume scambiato o del capitale depositato. Tuttavia, per conti di trading fino a 50.000 euro, Tier 1 FX si dimostra più conveniente di Dukascopy. Allo stesso modo di Dukascopy, non avendo sede in Italia, Tier 1 FX non agisce da sostituto d'imposta, per cui il cliente dovrà adottare il regime dichiarativo facendosi carico dell'elaborazione dei dati. Ad ogni modo, anche Tier 1 FX mette a disposizione tutte le informazioni relative all'operatività tramite il portale online dedicato ad ogni conto di trading. Il servizio clienti di Tier 1 FX è disponibile 24 ore su 24, 5 giorni a settimana tramite chat online, mail o telefono. A differenza di Dukascopy, tuttavia, Tier 1 FX non mette a disposizione risorse formative gratuite, il che probabilmente lo rende un broker più indicato per trader con un minimo di esperienza e che conoscono già le basi del trading e degli investimenti. Ad ogni modo, per quanto riguarda le piattaforme, si può fare riferimento al materiale formativo fornito da Dukascopy. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. In conclusione di questa analisi, è possibile dire che si tratti di due broker per molti aspetti simili. Sono entrambi due istituti finanziari sicuri, affidabili e trasparenti e sono completamente regolamentati in accordo alle normative vigenti nei paesi in cui hanno sede. Differiscono per quanto riguarda la proposta in termini di strumenti negoziabili e per quanto riguarda le commissioni di compravendita. Infine, un'altra importante differenza riguarda le leve finanziarie con le quali è possibile aprire conti di trading. Chiaramente io non posso e non voglio consigliarvi l'uno o l'altro, è una decisione che spetta a voi in base alle vostre esigenze. Quello che però posso suggerirvi, e che vale per qualunque broker, è di fare sempre le dovute verifiche, guardare con attenzione il loro sito internet, contattare il servizio clienti se qualcosa non è chiaro e infine, prima di aprire un conto reale, provare un conto demo. È gratuito e vi permette di non rischiare denaro.
Con questo siamo davvero alla fine del video. Come sempre vi chiedo di lasciare un like per farci sapere che apprezzate i contenuti che proponiamo e se gli investimenti e la finanza in generale vi interessano, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video che pubblicheremo. Con questo vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine, ci vediamo al prossimo video e a presto!